Dimmi una cosa, quante volte hai sentito il tuo cuore battere forte, non per l'emozione, ma per il terrore di fallire? Quante notti hai passato sveglio, immaginando scenari catastrofici che non si sono mai verificati? Ascolta, in questo momento, mentre respiri, mentre esisti, c'è una battaglia che si sta combattendo dentro di te. È la battaglia più antica del mondo. Non è tra il bene e il male, è tra chi sei veramente e chi la paura vuole che tu sia. Oggi, qui, ora, smettiamo di fingere, smettiamo di nasconderci. Guardiamo la paura negli occhi e le diciamo: il tuo tempo è finito. Perché vedi, la paura non è il mostro sotto il letto, è il bugiardo nella tua testa. E oggi impariamo a smascherarla una volta per tutte. La falsa protezione che ti deruba del presente. La paura è il più grande ladro che esista. Non entra dalla porta principale facendo rumore. No, si intrufola dalla finestra del dubbio, sussurrando: stai attento, non rischiare. Cosa penseranno gli altri? Ma lascia che ti dica la verità. Quella che senti non è protezione. È una prigione che tu stesso hai costruito, mattone dopo mattone, con ogni no che hai detto ai tuoi sogni. La paura ti ruba il presente mentre finge di proteggerti dal futuro. Ti convince che restare fermo sia saggio, quando in realtà è solo vigliaccheria mascherata da prudenza. L'uomo coraggioso muore una volta sola, il codardo muore 1000 volte. Seneca: hai notato come la paura si traveste sempre? A volte è buonsenso, altre volte è essere realistici. Ma guardala bene, sotto quella maschera c'è sempre la stessa faccia, quella di un ladro che ti sta derubando della vita che meriti. Pensa a tutte le volte che hai detto non ancora, quando il tuo cuore urlava adesso. Pensa alle opportunità che hai lasciato scivolare via perché la paura ti ha convinto che non eri pronto. Ma ecco il segreto: non sarai mai pronto, mai. La prontezza è un'illusione creata dalla paura per tenerti immobile. E sai qual è la cosa più subdola? La paura ti fa credere di essere tua amica. Ti sussurra che sta proteggendo il tuo cuore da delusioni, il tuo ego da fallimenti. Ma guardati intorno. Quante persone conosci che vivono vite grigie, spente, proprio perché hanno ascoltato troppo a lungo questa falsa amica? Quanti sogni sono morti negli archivi polverosi del domani, del quando sarò pronto, del prima devo sistemare altre cose? La verità è che mentre aspetti il momento perfetto, la vita ti sta passando accanto e un giorno ti sveglierai e realizzerai che hai scambiato i tuoi anni migliori per una falsa sensazione di sicurezza, che hai barattato il tuo potenziale per una comoda mediocrità. Avanzare tremando è vera forza. Il coraggio non aspetta che la paura scompaia. Il coraggio cammina mano nella mano con la paura, ma non le permette di guidare. Sai qual è la differenza tra un eroe e un codardo? L'eroe ha paura esattamente come il codardo, ma mentre il codardo si ferma, l'eroe fa un passo avanti, solo uno, poi un altro e un altro ancora. Non devi sentirti coraggioso per essere coraggioso, devi solo muoverti. Il movimento è l'antidoto alla paralisi della paura. Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca: ricorda, ogni volta che agisci nonostante la paura, stai riscrivendo la tua storia. Stai dicendo all'universo: io sono più grande delle mie paure. Il coraggio si costruisce con piccoli atti quotidiani. Quella telefonata che rimandi da settimane, quella conversazione difficile che eviti, quel sogno che hai sepolto sotto scuse e giustificazioni. Ogni volta che scegli l'azione invece di astenerti, il tuo coraggio cresce. Ti svelo un segreto. Il coraggio non è mai rumoroso all'inizio. Non arriva con fanfare e trombe. Arriva con un sussurro, un piccolo movimento, un timido sì quando tutto dentro di te urla no. Il coraggio vero si trova nelle lacrime che scendono mentre continui ad andare avanti. Si trova nelle mani che tremano mentre firmi quel contratto. Si trova nella voce che si spezza mentre dici la tua verità. La società ti ha insegnato che il coraggio deve essere spettacolare, ma il coraggio più potente è quello silenzioso.
è alzarsi dal letto dopo una notte di dolore, è sorridere quando il cuore è a pezzi, è provare ancora dopo il 100° rifiuto, è credere in te stesso quando nessun altro lo fa. Ogni volta che scegli di muoverti mentre hai paura, stai allenando un muscolo invisibile e come ogni muscolo, più lo usi, più diventa forte. Non aspettare il giorno in cui ti sentirai pronto. Quel giorno non arriverà mai. Il coraggio nasce nell'azione, non nell'attesa. Il sussurro della verità vince il grido della menzogna. C'è una voce dentro di te. Non è rumorosa come la paura. Non grida, sussurra, ma in quel sussurro c'è più potere di quanto tu possa immaginare. È la voce della fiducia, di quella parte di te che sa, senza ombra di dubbio, che sei nato per qualcosa di più grande. Quando la paura urla, non ce la farai, la fiducia sussurra, guardami mentre ci riesco. Ciò che disturba la mente non sono gli eventi, ma il nostro giudizio sugli eventi. Epitteto. La fiducia non rimuove gli ostacoli, ti dà la forza di scalarli. Non calma la tempesta, ti posiziona nell'occhio del ciclone. Non ti promette una vita senza problemi, ti promette che non sarai mai solo ad affrontarli. Impara ad ascoltare quella voce silenziosa. È lì, sotto il rumore della paura, sotto il caos del dubbio. È la voce che ti ricorda chi sei veramente. Non chi la paura dice che sei, ma chi sei nato per essere. La paura opera ad alto volume, usa megafoni, sirene, allarmi. Ma la verità? La verità sussurra. E in un mondo che urla, devi imparare l'arte dell'ascolto profondo. Devi sintonizzarti su quella frequenza silenziosa dove vive la tua essenza. Quella voce silenziosa ti ha parlato nei momenti più bui. Ti ricordi? Quando tutto sembrava perduto, c'era ancora quella piccola fiamma che diceva «resisti». Quando il mondo crollava, c'era ancora quel sussurro che diceva «ricostruirai». Quella è la voce che devi seguire. La paura ti mostra 1000 scenari catastrofici, ma la fiducia ti mostra una sola cosa, la prossima mossa giusta. Non ti promette che sarà facile, ti promette che ne varrà la pena. Non ti dice che non cadrai, ti dice che ti rialzerai più forte. E quando impari a fidarti di quel sussurro più del grido della paura, qualcosa di magico accade. Inizi a muoverti con una certezza che non deriva dalle circostanze esterne, ma da una conoscenza profonda del tuo valore e del tuo scopo. Il tuo destino non è la semplice esistenza. Guarda le tue mani. Non sono fatte per aggrapparsi disperatamente alla sicurezza. Sono fatte per costruire, per creare, per trasformare. Non sei qui per pagare bollette e poi morire. Non sei qui per vivere una vita di disperazione silenziosa. Sei qui per lasciare un segno, per accendere fuochi, per essere la scintilla che accende altre vite. Non puoi controllare gli eventi esterni, ma puoi sempre controllare le tue risposte ad essi. Marco Aurelio. Ma la paura ti ha convinto del contrario. Ti ha fatto credere che la sopravvivenza sia l'obiettivo, che arrivare a fine giornata sia sufficiente. Bugie, tutte bugie. Dentro di te c'è un fuoco. Lo senti? È quella irrequietezza che non ti lascia in pace. È quel desiderio di qualcosa di più. Non soffocarlo, alimentalo, perché quel fuoco non è lì per tenerti al caldo, è lì per incendiare il mondo. La sopravvivenza è il minimo indispensabile. È il piano B dell'esistenza. Ma tu non sei nato per il piano B. Sei nato per il piano A. Vivere pienamente, amare profondamente, creare audacemente. Ogni volta che scegli la sicurezza invece dell'autenticità, muore un pezzo del tuo spirito. Ogni volta che dici sì quando il tuo cuore grida no, tradisci la tua essenza. Ogni volta che rimani dove sei comodo, invece di crescere, neghi il tuo destino. La vita non ti ha messo qui per essere un numero, una statistica, un altro volto nella folla. Ti ha messo qui per essere una forza della natura, per essere qualcuno che gli altri guardano e pensano: se ce l'ha fatta lui, posso farcela anch'io. Ma questo richiede che tu smetta di accontentarti, richiede che tu riconosca quella fiamma dentro di te non come un problema da risolvere, ma come un dono da onorare. Richiede che tu scelga l'espansione invece della contrazione, il rischio invece della resa.
Guardala dritto negli occhi finché si arrende. La paura è un bullo e come tutti i bulli scappa quando la affronti. Ma ecco il trucco. Non basta affrontarla una volta. Devi farlo ancora e ancora e ancora, fino a quando la paura capisce che non ha più potere su di te. Ogni volta che guardi la paura negli occhi, diventa più piccola. Ogni volta che fai quello che ti terrorizza, la paura perde un pezzo della sua armatura. Il saggio si vergognerà se le sue parole saranno migliori delle sue azioni. Confucio: non aspettare di sentirti pronto, non aspettare che la paura scompaia. Agisci mentre hai paura, parla mentre la voce trema, cammina mentre le ginocchia tremano. Quella sensazione nel petto, quel nodo nella gola, non è debolezza, è il tuo coraggio che si sta risvegliando, è la tua anima che si sta preparando a volare. La paura funziona come un muscolo al contrario. Più la eviti, più diventa forte. Più la affronti, più si indebolisce. È una guerra di logoramento e vinci tu solo se non ti arrendi. Hai mai notato che la paura è sempre più grande nell'anticipazione che nella realtà? Quel discorso che ti terrorizzava. Una volta sul palco non era così terribile. Quella conversazione difficile, una volta iniziata, le parole sono venute da sole. Quell'esame che ti toglieva il sonno, alla fine ce l'hai fatta. La paura è un maestro nell'arte dell'illusione. Ti mostra draghi dove ci sono solo lucertole, ti fa vedere montagne dove ci sono solo colline, ma ogni volta che cammini attraverso l'illusione, la verità diventa più chiara. La paura è solo fumo e il fumo si dissolve quando ci passi attraverso. Non si tratta di diventare temerari, si tratta di diventare saggi, di riconoscere quando la paura ti sta proteggendo da un pericolo reale e quando ti sta solo impedendo di crescere. La differenza: la paura reale ti protegge, la paura illusoria ti imprigiona. La chiamata del destino non accetta giustificazioni. Le scuse sono le catene che tu stesso ti metti. Non ho tempo, non sono abbastanza bravo, è troppo tardi, è troppo presto, ma il tuo scopo, la tua missione, il tuo destino non hanno mai chiesto il permesso alle tue scuse, non hanno mai verificato il tuo conto in banca o il tuo curriculum. Il tuo scopo ti ha scelto, punto. E ogni scusa che inventi è un insulto a quella scelta. Le difficoltà rafforzano la mente, come il lavoro rafforza il corpo. Seneca: sai qual è la tragedia? Non è fallire, è arrivare alla fine della vita e rendersi conto che non hai mai veramente provato, che hai lasciato che le scuse scrivessero la tua storia. Ma oggi cambia tutto. Oggi riconosci le scuse per quello che sono, paure travestite da logica. E oggi scegli di non ascoltarle più. Le scuse sono creative, si travestono da 1000 forme diverse. Quando avrò più soldi, quando i figli saranno grandi, quando avrò più esperienza. Ma guarda bene, sono tutte variazioni dello stesso tema. Sono tutti modi per dire ho paura. Il tuo destino non aspetta le condizioni perfette, non aspetta che tu ti senta pronto. Il tuo destino bussa alla porta adesso e ogni volta che rispondi con una scusa si allontana un po' di più. Ma c'è una buona notizia. Non importa quante volte hai detto no, non importa quante scuse hai usato, il tuo destino è paziente, è ancora lì, in attesa, ma non aspetterà per sempre. La differenza tra chi realizza i propri sogni e chi li seppellisce sotto le scuse? Una sola parola: decisione. La decisione di smettere di negoziare con la propria grandezza, la decisione di onorare la chiamata, anche se fa paura, la decisione di dire basta alle giustificazioni e sì all'azione. Le scuse ti daranno comfort oggi, ma ti lasceranno con il rimpianto domani. L'azione ti darà paura oggi, ma ti lascerà con la soddisfazione per sempre. Scrivi le pagine della tua esistenza. Questa vita è una storia, la tua storia. E indovina un po'? Tu sei l'autore, ma per troppo tempo hai lasciato che altri scrivessero i tuoi capitoli. La paura, il dubbio, le aspettative degli altri. Hai dimenticato che la penna è sempre stata nella tua mano. È ora di riprendertela. È ora di strappare le pagine scritte dalla paura e ricominciare, da capo, con la tua voce, con la tua verità. Ogni nuovo inizio viene dalla fine di un altro inizio.
Seneca: non devi essere perfetto, non devi avere tutte le risposte. Devi solo iniziare a scrivere, una parola alla volta, una scelta alla volta, un giorno alla volta. La tua storia non è ancora scritta, il finale non è deciso, e finché respiri, finché il tuo cuore batte, hai il potere di cambiare tutto, di riscrivere tutto, di trasformare la tragedia in trionfo. Sai qual è il problema? Non è che non sai scrivere, è che hai lasciato che la paura diventasse il tuo editor. Ogni volta che hai un'idea brillante, la paura la cancella. Ogni volta che vuoi scrivere un capitolo audace, la paura lo riscrive in chiave sicura. Ma oggi licenzi la paura. Oggi riprendi il controllo editoriale della tua vita. Oggi decidi che è meglio una storia imperfetta ma autentica, che una storia perfetta ma falsa. La tua vita non è un copione già scritto che devi solo recitare. È una tela bianca che aspetta i tuoi colori. È una sinfonia che aspetta le tue note. È un capolavoro in divenire e tu sei l'unico artista autorizzato a crearlo. Non importa quanti capitoli brutti hai già scritto, non importa quante pagine vorresti strappare. Quello che importa è cosa scrivi da ora in poi, perché il potere di redenzione di una bella storia non sta nell'assenza di capitoli oscuri, ma nella trasformazione che ne consegue. Smetti di scrivere per compiacere il pubblico. Smetti di censurare la tua verità. Inizia a scrivere la storia che ti farà dire, alla fine, ho vissuto secondo i miei termini. Il ponte dal terrore alla certezza. Ecco dove arriviamo alla fine di questo viaggio. Ma non è davvero la fine, è l'inizio. Perché quando sostituisci la paura con la fiducia, tutto cambia. Non diventi invincibile, diventi inarrestabile. La fiducia non è credere che nulla andrà storto, è sapere che qualunque cosa accada, tu hai la forza di affrontarla. Accetta ciò che non puoi cambiare, cambia ciò che non puoi accettare. Epitteto, questa è la tua rinascita, il momento in cui smetti di correre dalla paura e inizi a correre verso il tuo destino. Guardati allo specchio, quella persona che vedi è un guerriero, un sopravvissuto, un vincitore. La paura ha provato a spezzarti, ma sei ancora qui, in piedi, respirando, combattendo. E ora sai la verità. La paura non è il tuo nemico, è il tuo insegnante. Ti ha mostrato quanto sei forte, ti ha rivelato di cosa sei capace, ti ha preparato per questo momento. Il momento in cui dici, basta, la mia vita, le mie regole, la mia storia. Il momento in cui distruggi la paura per sempre, non lasciando che scompaia, ma rifiutandoti di lasciarla governare. Il ponte dalla paura alla fiducia non si attraversa una volta sola, si attraversa ogni giorno, ogni scelta, ogni respiro, ma ogni volta che lo attraversi diventa più solido. Ogni volta che scegli la fiducia invece del terrore, costruisci un futuro diverso. La fiducia non è un sentimento, è una decisione. La decisione di credere che l'universo non è contro di te, ma per te, che ogni sfida è un'opportunità mascherata, che ogni caduta è solo un trampolino per un salto più alto. Quando vivi nella fiducia, tutto cambia, non perché i problemi scompaiono, ma perché tu cambi. Diventi qualcuno che vede possibilità dove altri vedono ostacoli, diventi qualcuno che trova forza dove altri trovano debolezza. E la cosa più bella? Quando tu cambi, il mondo intorno a te cambia. Le persone iniziano a rispondere alla tua nuova energia. Le opportunità iniziano a presentarsi. Le porte iniziano ad aprirsi. Non per magia, ma perché finalmente sei diventato la persona capace di vedere e cogliere ciò che è sempre stato lì. Questa è la tua ora. Questo è il tuo momento. Vai. E sii libero. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe interessarti uno di questi 2 video.